L'ultima parte che riguarda le politiche si focalizza sugli interventi disponibili all'interno delle politiche agricole comunitarie per il periodo 2023-2027, ma chiaramente con un accenno anche a quello che è stato già realizzato, visto che questo periodo è stato avviato da poco e quindi forse ci sono anche meno esperienze da raccontare che possono aiutarci a capire come utilizzare questi fondi. Cominciamo con il vedere da dove nasce questa grande attenzione rispetto agli argomenti del sociale. Sicuramente l'unione sociale è uno dei temi ricorrenti, fondanti dell'Unione Europea, come abbiamo visto anche nella prima di queste tre lezioni sulle politiche, però certamente negli ultimi anni c'è stato un interesse crescente e è stata data sempre più importanza a questo tema, soprattutto in relazione alle aree rurali e con un'enfasi sulla necessità di sviluppare servizi anche come opportunità innovative di lavoro, quindi non solo per offrire servizi ma anche per occupare persone nelle aree rurali. In qualche modo con la dichiarazione sullo sviluppo rurale di Cork del 2006 viene proprio detto che c'era la necessità di rendere le aree rurali vitali e di come dire, fare in modo che queste aree producano anche valore economico, oltre che valore sociale, culturale e siano fondamentali per le tradizioni. Nel 2017 viene proprio pubblicata una comunicazione alla Commissione sul futuro del cibo e dell'agricoltura che riguarda di nuovo anche molto le aree rurali. Poi questo è il piano diciamo così, di regole rispetto alla politica agricola di questo periodo, già stabilito nel 2021, dà di nuovo l'accento sulla necessità di sviluppare in maniera dinamica le aree rurali. Sappiamo poi che in questo periodo l'agricoltura e tutte le attività rivolte alle aree rurali sono centrali sia nell'European Green Deal, che quindi è il documento diciamo così, strategico che cerca di traguardare degli obiettivi rispetto alla sostenibilità ambientale, ma anche della politica agricola comunitaria del periodo 23-27, che tra l'altro diciamo così, sarà lo strumento chiave per raggiungere gli obiettivi molto ambiziosi di Farm to Fork e delle strategie sulla biodiversità. In particolare, appunto, la politica agricola comunitaria del periodo 23-27 stressa una serie di obiettivi. Sappiamo che sempre più la politica agricola comunitaria si sposta dall'obiettivo di supporto agli agricoltori, al reddito degli agricoltori e l'obiettivo di produrre tanto per rispondere al fabbisogno dei cittadini verso obiettivi sempre più di tipo ambientale prima e negli ultimi tempi anche sociali, con un peso sempre crescente delle politiche di sviluppo rurale, sempre crescente ma sempre rimanendo al di sotto invece della grossa parte che viene dedicata al sostegno al reddito degli agricoltori e in generale alla competitività dell'agricoltura. Come potete vedere questi sono i 10 obiettivi strategici della politica agricola in questo periodo. Sono 9 obiettivi strategici più uno, quello sulla conoscenza e l'innovazione, che diciamo viene considerato trasversale agli altri. E gli obiettivi sono ancora quelli di
sostenere il reddito degli agricoltori, aumentare la competitività, migliorare la posizione degli agricoltori all'interno della catena agroalimentare, ma anche azioni che riguardano il cambiamento climatico, l'ambiente in generale, il paesaggio, la biodiversità, il ricambio generazionale, visto che la nostra agricoltura è molto legata, è realizzata prevalentemente da agricoltori di età avanzata e anche di bassa istruzione, un livello basso di istruzione. E poi abbiamo un obiettivo che riguarda le aree rurali, il tema del cibo e della salute, che sono strettamente collegati, e poi appunto la questione della conoscenza e dell'innovazione, cosiddetto ACHIS, il sistema della conoscenza e dell'innovazione. Direi però di soffermarci soprattutto su quello che è l'obiettivo di rendere le aree rurali vibranti, vive, che è l'obiettivo in cui poi trova spazio sicuramente anche la questione dell'inclusione sociale. Questo obiettivo è finalizzato a creare lavoro, crescita e aumentare l'uguaglianza all'interno delle aree rurali. Come intende farlo? Sicuramente promuovendo occupazione, crescita, ma anche facendo attenzione alla questione di genere, quindi con azioni di supporto per l'imprenditoria e per il lavoro delle donne, e anche l'inclusione sociale delle persone più vulnerabili e lo sviluppo locale appunto nelle aree rurali, includendo anche quei temi che sono molto importanti per questo ultimo periodo di programmazione delle politiche europee, cioè la bioeconomia circolare e la forestazione sostenibile. Il ruolo delle politiche agricole nelle aree rurali in particolare viene evidenziato da più parti, perché gioca sicuramente un ruolo maggiore nell'alleviare, nel ridurre la questione della disoccupazione e della povertà appunto nelle aree rurali. C'è addirittura un lavoro della Banca Mondiale che dimostra con dati di elaborazione che riguardano diversi anni il ruolo positivo giocato dalla politica nel ridurre la povertà e nell'aiutare le aree rurali ad avere benefici dall'economia, ma soprattutto effetti positivi dovuti al disaccoppiamento dei pagamenti e alle misure dello sviluppo rurale. Ora non entriamo nel merito del disaccoppiamento dei pagamenti, che è una questione molto tecnica, però sicuramente viene messa in evidenza anche il ruolo delle misure di sviluppo rurale, che sono poi quelle misure che possono interessare anche l'agricoltura sociale. Le politiche appunto di sviluppo rurale hanno un ruolo nel promuovere una società più inclusiva e nel rendere le aree rurali un posto migliore in cui vivere, perché in genere sono quelle misure finanziate non solo per sostenere gli agricoltori e le attività agricole nel senso stretto, ma anche tutte quelle attività di diversificazione oppure la creazione di servizi o attività di tipo culturale e sociale, che quindi appunto consentono a un luogo di essere più vitale e quindi di quantomeno fare in modo che si interrompa il flusso di persone che lascia quei territori, ma anche addirittura che i posti diventino accoglienti e riescano ad attrarre persone dalle città. In particolare ci sono molte misure che sono rivolte anche ai giovani, ma altre che sono proprio finalizzate a come dire, andare incontro a delle sfide di tipo sociale, riequilibrando anche le condizioni che in queste aree possono ridurre la possibilità di accesso appunto alle opportunità e alle conoscenze che ci sono, che possono essere utilizzate sia come opportunità di lavoro, sia per fare impresa, ma anche per appunto rendere i luoghi sempre
per riflettere sul ruolo che può avere la politica agricola comunitaria, occorre dire che ci sono delle misure che supportano la creazione o l'innovazione all'interno dei servizi cosiddetti di base, e bisogna dire che in questo caso la politica di sviluppo rurale contribuisce anche a ridurre il gap tra le aree rurali e le aree urbane, che normalmente sono più ricche anche di servizi, perché i servizi vengono come dire, stabiliti, vengono realizzati anche sulla base della popolazione presente in una determinata area, e quindi in qualche modo consentono di riequilibrare sia l'offerta di servizi per la popolazione, ma anche l'attrattività di queste aree, e soprattutto per le giovani generazioni, che potrebbero quindi essere intenzionati, avere intenzione di tornare nelle aree rurali o spostarsi proprio, nonostante siano cresciuti magari in aree urbane. I diversi paesi europei stanno implementando la politica agricola comunitaria di questo periodo attraverso dei piani strategici nazionali che sono stati costruiti su misura e che fanno riferimento ai bisogni locali che sono stati identificati con un percorso partecipato, coinvolgendo molti attori all'interno del proprio paese, per appunto supportare poi questi obiettivi e realizzare il Green Deal europeo. I 28 piani strategici lavorano chiaramente a differenti velocità, questo perché hanno sicuramente ci sono delle organizzazioni di tipo differente nei paesi, ci sono dei bisogni e dei problemi differenti che devono essere affrontati. Ci sono proprio anche delle differenze di base molto grandi che dipendono dalla grandezza del paese, dalla popolazione, l'incidenza della popolazione. Pensiamo a paesi molto differenti come possono essere quelli nordici come la Finlandia, o l'Italia che è molto popolosa, la Germania che è molto popolosa, quindi chiaramente sono situazioni molto differenti, e sono differenti anche per tipologia di agricoltura, e nel nostro caso anche per tipologia di welfare, come abbiamo visto anche in precedenza. Trovate tutti i piani strategici dei paesi nel link che vedete qui, che eccolo qui che vi evidenzio, e chiaramente chi è interessato a vedere cosa fanno anche gli altri paesi può andare qui, ma trovate anche informazioni sui piani strategici dei 3 paesi coinvolti in questo progetto, quindi Italia, Spagna e Slovenia. Andando nello specifico degli interventi che la politica agricola comunitaria in questo periodo può sostenere, vediamo che i 3 paesi coinvolti nel progetto hanno fatto delle scelte anche differenti fra loro. Italia e Slovenia hanno citato nel proprio piano strategico l'agricoltura sociale anche in riferimento agli interventi che supportano e finanziano le attività non agricole all'interno delle aree rurali, nel caso della Slovenia includendo anche la bioeconomia e la conservazione del patrimonio, in Italia invece concentrandosi essenzialmente sugli investimenti in attività produttive non agricole nelle aree rurali. È quella misura della diversificazione che ha già una storia nelle precedenti programmazioni e che ha già consentito in molti casi di realizzare delle attività, perché appunto si concentra sulle attività di diversificazione, attività non agricole. Con questi fondi possono essere finanziati non lo so, il punto vendita diretto, l'agriturismo, oppure la fattoria didattica, cioè sono tante le attività che possono essere considerate produttive non agricole in senso stretto, e che appunto consentono all'agricoltore di
avere un reddito ulteriore oltre a quello derivante dalla vendita dei prodotti agricoli, e molto spesso consentono anche alle comunità di avere dei servizi o delle opportunità per passare il tempo libero oppure per consumare il cibo, come è il caso della ristorazione all'interno delle aziende agricole. L'Italia ha anche deciso di utilizzare per l'agricoltura sociale la cooperazione per le aree rurali e per gli smart village, che è una novità, diciamo così, rispetto al passato. In realtà l'Italia ha utilizzato la cooperazione anche in precedenza, ma l'intervento aveva un altro nome, ed erano però c'era la possibilità di attivare all'interno dei piani regionali l'opportunità di fare iniziative di cooperazione fra diversi attori per l'agricoltura sociale. Poi vedremo anche qualche esperienza in questo senso. La Grecia non ha pensato di attivare all'interno del proprio piano strategico interventi per sostenere le attività non agricole, tuttavia non è detto che questo non possa avvenire, nel senso che in genere questa è una misura che può finanziare tutte le attività non agricole, quindi ritengo che forse potrebbe farlo lo stesso. Ci sono poi altri interventi che possono essere utilizzati per sostenere iniziative di agricoltura sociale che in passato lo hanno già fatto. Mi riferisco intanto all'iniziativa LEADER, che è un'iniziativa che mette insieme attori di tipo diverso, pubblici e privati, quindi comuni, servizi sociali locali, ma organizzazioni professionali, imprese, banche, associazioni, sindacati, cioè tutti gli attori che sono su un territorio specifico, che analizzano i problemi di quel territorio e costruiscono un piano di sviluppo. Diventa in qualche modo un'opportunità per programmare a livello locale l'utilizzo dei fondi della politica agricola comunitaria, con la possibilità spesso anche di utilizzare gli altri fondi come quelli del Fondo Sociale Europeo. In passato ci sono già state delle esperienze di programmazione di leader che ha utilizzato anche interventi per sostenere e sviluppare attività di agricoltura sociale. Un altro strumento che può essere utilizzato in tutti e tre i paesi e che è a disposizione in generale dei Paesi membri è l'EIP Agri, che sostiene fra le altre cose la realizzazione di gruppi operativi che hanno il compito di introdurre delle innovazioni principalmente nelle imprese, ma in generale anche all'interno dei contesti agricoli e rurali, che in genere riguardano innovazioni di tipo tecnologico, organizzativo, di filiera, quindi sono molto agricole, ma in qualche caso riguardano anche invece aspetti di tipo sociale, e in Italia abbiamo avuto ad esempio delle esperienze di gruppi operativi dedicati proprio all'introduzione di questo tipo di innovazione, l'agricoltura sociale, all'interno dei contesti locali. Ci sono stati degli esempi che hanno riguardato i servizi per l'infanzia ed altri servizi di inclusione socio-lavorativa e le attività terapeutiche. Infine, tutti i paesi hanno delle misure che rientrano nell'ACHIS, cioè nel sistema di conoscenza e innovazione in agricoltura, che sono, diciamo così, sintetizzare in maniera molto semplice, tutti quegli interventi che riguardano l'informazione, la formazione, ma anche la consulenza, la sistematizzazione di banchi dati e di informazione, la realizzazione di strutture per la raccolta di dati anche di tipo ambientale o sul suolo, eccetera. Fra tutti questi interventi chiaramente ci sono anche degli interventi che riguardano la conoscenza e l'innovazione di tipo sociale. Quindi anche in questo caso, ad esempio, potrebbe essere utile utilizzare gli interventi di formazione o di informazione per raggiungere quegli attori sul territorio che ancora non conoscono bene e che non sanno che possono utilizzare l'agricoltura sociale per far fronte a bisogni specifici dei propri territori. In questo caso abbiamo pochissime esperienze, però sicuramente come dire, potrebbe essere
un filone da utilizzare per supportare proprio lo sviluppo dell'agricoltura sociale all'interno dei territori, puntando sul miglioramento del capitale umano, quindi sull'aumento delle competenze delle persone che potenzialmente potrebbero svolgere questo tipo di attività. Torno brevemente sulle attività non agricole che vengono finanziate dalla politica agricola comunitaria, perché sono probabilmente lo strumento più utilizzato anche nella passata programmazione, e quindi ci offre diversi spunti anche per poter attivare poi dei progetti successivamente. Questi sono interventi appunto generalmente finalizzati ad incentivare investimenti in attività economiche di diversificazione, che quindi promuovono lo sviluppo economico e come dire, uno sviluppo sostenibile nelle aree rurali. Il supporto per questi investimenti in attività non agricole ha proprio l'obiettivo di contribuire sia all'aumento del reddito delle famiglie agricole, ma anche a aumentare l'attrattività delle aree rurali, contribuendo quindi allo stesso tempo a invertire quella tendenza allo spopolamento che conosciamo tutti come molto presente, soprattutto in alcune aree dei nostri paesi. Penso soprattutto alle aree più interne, quelle distanti fisicamente, ma anche per mancanza di collegamenti dalle grandi città, e che soffrono appunto una mancanza molto evidente di servizi. Alcuni dati inseriti ad esempio in questo tipo di intervento dall'Italia ci aiutano a capire che senso ha questo tipo di interventi appunto. Nel piano strategico italiano sono inseriti per questo tipo di investimenti degli indicatori di risultato particolare. Uno è lo sviluppo nelle aree rurali, cioè il numero di attività di imprese rurali, incluse quelle che riguardano la bioeconomia, create grazie ai fondi della PAC. E il secondo riguarda proprio la promozione dell'inclusione sociale, cioè il numero di persone coperte da progetti di inclusione sociale. Questo vuol dire che questo tipo di azione può essere utilizzato proprio quasi in via prioritaria per rispondere ai bisogni di tipo sociale delle aree rurali. Nel nostro caso appunto i tipi di intervento finanziabili sono molti, si va dall'agriturismo all'agricoltura sociale, ma anche le attività didattiche, le attività di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, le attività ricreative e le attività che riguardano anche la foresta, l'acquacoltura e in generale il mantenimento dei territori. Quindi come vedete può essere utilizzato in tantissimi modi e l'utilizzo dipende dalle sfide che ogni paese si trova a dover affrontare, però in alcuni casi come dire, queste sfide possono essere sollecitate, no? Perché non sempre il partenariato che contribuisce a individuare i fabbisogni e poi le strategie per risolvere, per affrontare questi fabbisogni, ha presente che ci sono anche alcune possibilità. Quindi è importante provare ad entrare in questi meccanismi di analisi delle problematiche e progettazione dei piani strategici dei singoli paesi, per far presente come alcuni strumenti possono essere utilizzati anche in questi ambiti qui, come appunto sono gli interventi che finanziano le attività produttive non agricole. L'iniziativa LEADER è lo strumento principale dell'Unione Europea
per promuovere un approccio partecipativo e dal basso, così viene definito, bottom up, per coinvolgere le popolazioni rurali in uno sviluppo che viene definito come che parte dal basso, in qualche modo dalla comunità, attraverso delle strategie locali, progetti locali e processi di decisione che coinvolgono appunto i diversi attori presenti sul territorio. In genere leader viene definito come l'intervento che è multisettoriale, perché non riguarda soltanto l'agricoltura, è appunto è dal basso e è anche in qualche modo un intervento che cerca di individuare delle strategie innovative di sviluppo dei territori locali. Nei documenti di programmazione l'IDER viene presentato proprio come lo strumento che ha l'obiettivo di promuovere quindi la vitalità delle aree rurali nel loro insieme, superando gli steccati settoriali, se vogliamo, come strumento per combattere il fenomeno dello spopolamento, della povertà e anche del degrado ambientale, attraverso processi di sviluppo capaci di rendere le aree rurali più sostenibili, perché neutrali dal punto di vista climatico, più accogliente per gli alti standard di qualità della vita che possono offrire, e più attrattive per il tipo e la remunerazione delle opportunità di lavoro disponibili. Chiaramente sono obiettivi molto ambiziosi che riguardano appunto tantissime sfide da affrontare, perché le aree rurali sono caratterizzate appunto sicuramente da un fenomeno di spopolamento, ma anche di povertà che non è solo economica ma anche culturale, di opportunità di incontro, quindi una povertà anche sociale, quindi ci sono dinamiche molto complesse e questi obiettivi sono sicuramente molto ambiziosi, ma le esperienze di leader dimostrano anche che sono obiettivi raggiungibili attraverso delle strategie complesse che non si focalizzano soltanto su alcuni aspetti, ma che cercano di attivare tutte le risorse del territorio attraverso processi partecipativi, coinvolgono la popolazione, ma appunto anche tutti gli attori organizzati, diciamo così, e riescono a ottenere dei risultati che non debbono essere per forza 1 milione di nuovi occupati, no? Ma sono comunque numeri rilevanti per dei contesti in cui la popolazione è molto bassa e il tasso di disoccupazione è invece molto elevato. Veniamo ora ad alcune esperienze che provengono dalla passata programmazione. Dicevo che appunto questa ha preso avvio ancora da poco, quindi i Paesi membri in alcuni casi hanno già messo a bando le risorse per finanziare dei progetti specifici, ma sicuramente i progetti non sono ancora terminati, quindi è difficile capire quali risultati hanno dato. E invece nella passata programmazione ci sono delle esperienze significative che possono essere prese in considerazione anche come ispirazione per fare nuove progettualità e per capire come utilizzare questi fondi. Io ho cercato di recuperare delle esperienze in ognuno dei paesi partner di questo progetto, sicuramente ce ne sono anche altri, però diciamo ho cercato di diversificare anche il tipo di progetto presentato in modo da poter offrire una panoramica differente. Ho aggiunto poi qualche altro progetto proveniente da altri paesi per appunto suggerire anche quelle attività che non erano rappresentate nelle altre esperienze. Cominciamo quindi subito con un'esperienza finanziata con la politica agricola comunitaria in Romania. Si tratta di servizi di tipo sociale per i bambini e anche per gli anziani. In questo caso
i fondi della PAC sono stati utilizzati per convertire un cinema non più utilizzato in un moderno e super equipaggiato centro per la comunità. La PAC ha appunto supportato la trasformazione di questa struttura e invece attraverso il Fondo Sociale Europeo è stato finanziato l'apporto di un servizio di inclusione sociale specializzato indirizzato in via prioritaria ai gruppi vulnerabili, come i bambini che spesso vivono con gli anziani, con i nonni, perché i genitori sono al lavoro in strutture anche molto distanti. Quindi nello stesso tempo questo centro cerca di ospitare e di realizzare attività per i bambini, per i gruppi vulnerabili e poi anche per gli anziani del quartiere. I risultati di questo progetto sono stati 2 centri sociali lanciati nel giugno del 2023 e più di 100 bambini e i loro familiari che hanno utilizzato questi servizi sociali finalizzati soprattutto alla diminuzione dell'abbandono scolastico, alla prevenzione dell'esclusione sociale e alla riduzione delle violenze domestiche, oltre che chiaramente alla promozione di un benessere complessivo per tutta la popolazione dell'area. Inoltre ci sono state attività rivolte a membri della comunità minoritaria Roman proprio per far fronte anche al problema della discriminazione e marginalizzazione delle minoranze. Queste persone hanno ricevuto un supporto ad hoc per promuovere la loro inclusione e l'empowerment e quindi superare queste barriere sistemiche che impediscono il loro pieno inserimento nella comunità locale. Un'esperienza invece realizzata in Slovenia riguarda l'utilizzo proprio dei fondi della diversificazione attraverso il supporto di leader per acquistare una carrozza e delle attrezzature equestri per realizzare poi dei percorsi equestri con segnaletica e un maneggio coperto, in modo da offrire l'opportunità di fare anche attività terapeutiche con gli animali attraverso questo tipo di intervento è stato finanziato anche il lavoro di un terapista, di un istruttore che appunto si occupa di terapia con gli animali, di ippoterapia. Il progetto ha chiaramente offerto anche la possibilità di aumentare il range dei prodotti turistici e dei servizi nell'area, sia con appunto un'offerta di tipo economica che con benefici di tipo sociale. È stato calcolato un aumento delle visite nell'azienda di circa il 15%, quindi abbastanza consistente, e inoltre come risultato si può anche annotare l'occupazione di una persona che appunto svolge il ruolo di istruttore terapeuta all'interno dell'azienda agricola. Sempre in Slovenia, un GAL in cooperazione con alcuni attori locali ha realizzato un progetto finalizzato a realizzare infrastrutture di tipo ricreativo all'esterno per differenti utilizzatori che sono presenti nell'area. Quindi un'area giochi per bambini è stata migliorata e è stata fatta un'azione di motivazione della popolazione locale per coinvolgerle in attività fisiche all'aperto attraverso dei workshop
e degli incontri, perché l'attività all'aperto è sicuramente un'opportunità per migliorare il proprio stile di vita e migliorare la propria salute, quindi non riguarda soltanto i bambini. Come risultato questo progetto ha prodotto 29 nuove location, nuove aree in 4 differenti municipalità dove è possibile appunto svolgere attività ricreative all'aperto disponibili per diversi target di persone. E sono stati inoltre realizzati oltre 45 eventi, workshop e presentazioni indirizzati ai diversi target group, quindi sicuramente i bambini, ma anche i genitori, le famiglie, i nonni o gli anziani o le persone con disabilità. Veniamo ora a un progetto che riguarda la Grecia, indirizzato a persone con disabilità nelle aree rurali. In questo caso si è fatto promotore, diciamo così, un'associazione caritatevole che offre servizi di social care, quindi di agricoltura sociale, a giovani adulti e minori che hanno dei problemi di disabilità intellettuale molto importanti. Anche in questo caso è stato utilizzato il leader per realizzare un workshop, un laboratorio per la realizzazione di pasta e di marmellate che è stato utilizzato per fare formazione e creare opportunità di lavoro proprio per queste persone, per questi giovani adulti coinvolti. L'obiettivo del progetto era quindi quello di combattere l'esclusione sociale e la discriminazione per un particolare gruppo di persone vulnerabili, promuovendo uno sviluppo locale attraverso appunto la creazione di lavoro e la diversificazione dei redditi per i produttori locali. In questo caso i risultati possono essere descritti in almeno 2 blocchi, diciamo così, perché questo laboratorio, questo workshop ha creato almeno 5 unità di lavoro, offerto lavoro a 5 persone a tempo pieno, inclusa una persona con disabilità intellettiva. Ci si aspetta anche un aumento delle opportunità di lavoro nel momento in cui aumenterà la domanda dei prodotti realizzati all'interno del laboratorio. Inoltre c'è da dire che questo laboratorio usa materiali che provengono dai produttori locali, perché appunto si trasforma grano in pasta e diversi prodotti in marmellata, quindi c'è anche un coinvolgimento dei produttori locali e inoltre 3 aziende di distribuzione sono state coinvolte nella distribuzione dei prodotti realizzati a un totale di 65 negozi. Quindi come vedete il risultato non si misura soltanto in numero di persone con problemi, in questo caso con disabilità intellettuale e intellettiva coinvolti, ma anche in numero di imprese agricole e di imprese di distribuzione e di negozi che sono coinvolti, quindi sensibilizzati e coinvolti nell'attività economica e commerciale. Per quanto riguarda l'Italia, vi segnalo di nuovo un progetto in cui è coinvolto un GAL, il progetto si chiama Terre e Comuni ed è stato realizzato in un'area molto vicino a 2 centri di accoglienza per stranieri richiedenti asilo, rifugiati dall'Africa e dal Medio Oriente. Una cooperativa sociale, un'impresa sociale ha sviluppato all'interno delle attività del GAL un progetto utilizzando sia i fondi dell'agricoltura e dello sviluppo rurale che i fondi del Fondo Sociale Europeo per testare, per provare nuovi strumenti per promuovere l'innovazione sociale.
Come risultato in questo caso si è avuto la formazione di giovani disoccupati, 46, 27 locali e 19 migranti, quindi favorendo anche l'integrazione fra le diverse comunità all'interno di un unico percorso formativo e di lavoro. Queste persone sono state coinvolte in attività anche di agricoltura sociale, facendo appunto una parte di formazione più teorica e poi invece 100 ore di formazione sul lavoro, dedicata in particolare a 10 partecipanti. Questo ha permesso alle persone di mettersi in gioco direttamente anche con aziende agricole o anche lavorando presso le strutture del GAL in attività che il GAL aveva proposto. Inoltre i partecipanti hanno prodotto un giardino sostenibile e i prodotti realizzati in questo giardino sono stati anche consumati nel corso dell'attività. Un'ultima esperienza sempre dall'Italia riguarda di nuovo un GAL, questa volta della Sardegna, il GAL Sulcis Iglesiente, che ha stimolato diverse attività di agricoltura sociale a livello comunale dei diversi comuni presenti nell'area del GAL, con progetti che sono partiti già dal 2011. 5 comuni sono stati selezionati attraverso un bando pubblico dal GAL per utilizzare proprio le risorse della PAC assegnate a questo GAL per creare aziende di agricoltura sociale. Fra i tanti risultati realizzati, perché appunto questo GAL si occupa di agricoltura sociale da 2011, quindi fra i risultati possiamo citare Storto, che è un orto sociale in cui sia i bambini che gli adulti, le famiglie possono andare a fare attività agricola, sia per un autoconsumo, sia per sperimentare direttamente momenti di conoscenza dell'attività agricola, ma soprattutto per creare momenti di aggregazione sociale in un'area molto deprivata da questo punto di vista, un'ex area industriale mineraria in cui una volta chiuse le miniere la popolazione si è trovata senza lavoro ma anche con un territorio molto frammentato e abbandonato. Quindi l'azione di Storto serve proprio per riattivare, diciamo, la cittadinanza valorizzando un luogo che non era più utilizzato da molto tempo, ma allo stesso tempo appunto facendo anche dell'attività agricola. Un altro risultato importante è quello di tutte le attività dedicate ai bambini, in particolare la promozione di nidi per bambini che altrimenti non avrebbero la possibilità di stare in un ambiente educativo per loro adatto, quindi agrinidi realizzati in ambiente rurale, ma allo stesso tempo queste attività e questi nidi servono anche a sostenere le donne che vogliono invece lavorare, che altrimenti invece sarebbero costrette a rimanere a casa per guardare, per tenere i propri figli. Quindi diciamo, le attività indirizzate ai bambini hanno questa duplice finalità, quella di offrire sicuramente opportunità educative per i bambini, ma anche aiutare le donne nei loro percorsi lavorativi e professionali. Ci sono sicuramente delle altre esperienze che possono essere viste, credo che queste possano far capire quali sono le tante opportunità offerte dai finanziamenti, dalle misure della PAC, sono tutte esperienze che possono essere finanziate anche in questo periodo con le misure che abbiamo evidenziato.